Oggi facciamo il pane impastato a mano senza planetaria con Licoli, il mio lievito madre. Iniziamo con un'autolisi. In 300 g di farina versiamo 225 ml di acqua. Mescoliamo così grossolanamente con un cucchiaio. L'importante è che tutta la farina sia bagnata, non ci deve essere farina asciutta. Facciamo riposare l'autolisi coperta per 2 ore. Dopo 2 ore ecco come si presenta l'impasto autolitico. Andiamo a pesare 60 g di licoli rinfrescato e raddoppiato. Dopo aver aggiunto il lievito madre, impastate con le vostre braccia tuffanti, amalgamando bene il lievito al resto dell'autolisi e fate riposare coperto per 25 minuti. Dopo 25 minuti aggiungete 6 g di sale e impastate di nuovo energicamente in modo da sciogliere tutto il sale. Una volta sciolto il sale, coprite e fate riposare per altri 25 minuti. Dopo il riposo con le mani bagnate di acqua facciamo la prima piega prima della laminazione. Copriamo e facciamo riposare per altri 25 minuti. Dopo altri 25 minuti bagniamo con dell'acqua il piano di lavoro per effettuare la laminazione. Capovolgiamo l'impasto e stendiamo in un grande rettangolo delicatamente e poi ripieghiamo su se stesso. Riponiamo in una ciotola unta con un po' d'olio e ogni 45 minuti andiamo ad effettuare delle pieghe. Questa è la prima piega.
Questa è la seconda piega. Questa è la terza piega, tutte a distanza di 45 minuti. Dopo aver fatto quest'ultima piega, fate riposare per 30 minuti e poi possiamo formare il pane. Ora formiamo il pane, infariniamo un cestino per pane e anche il piano di lavoro. Rovesciamo l'impasto delicatamente e formiamo un rettangolo molto ma molto delicatamente per non rompere la lievitazione all'interno. Ripieghiamo da un lato verso il centro e poi l'altro lato e poi sigilliamo. Sigilliamo bene anche le estremità. E poi arrotoliamo delicatamente, appunto per non rompere tutte le bolle all'interno che abbiamo formato finora. Sigillate per bene di nuovo le estremità e mettete nel cestino capovolto. Pinzate nuovamente il pane, ora lo pinzate, lo stringete bello stretto. Coprite con la pellicola e potete mettere in frigo per 12 ore a 4-5 gradi. Ecco la mattina seguente com'è l'impasto del pane, ho già acceso il forno a 250 gradi statico per 40 minuti con la pentola a scaldare all'interno. Capovolgete il pane delicatamente su carta forno. Estraete la pentola bollente dal forno, mi raccomando che brucia, mettetevi i guanti e sistemate sopra il pane e poi potete effettuare il taglio laterale a 45 gradi. Coprite con il coperchio bollente e fate cuocere sempre a 250 gradi per 30 minuti coperto.
Dopo 30 minuti uscite la pentola dal forno, togliete il coperchio e fate cuocere a 200 gradi senza coperchio per altri 30 minuti. Eccolo qui raffreddato e leggerissimo, mi raccomando tagliatelo freddo e fatemi sapere se anche voi proverete questa ricetta. Ciao e iscrivetevi al mio canale e mi raccomando lasciatemi sempre un commento. Ciao!